chi sei, quando tutto crolla intorno a te e l'unica cosa che rimane è la tua reazione. Dentro di te urla la rabbia, la paura, la frustrazione. Ti senti come se fossi in balia delle onde, incapace di decidere se lasciarti travolgere o provare a galleggiare. Ma fermati un istante e chiediti: e se le tue emozioni non fossero davvero il tuo nemico? E se fossero invece una porta per diventare più forte, più calmo, più libero? E se la tempesta non fosse lì per distrarti, ma per ricordarti ciò che puoi davvero controllare? Questa è la domanda che i filosofi stoici si ponevano secoli fa. E oggi, in un mondo che corre, che ti provoca, che ti spezza e ti ricostruisce ogni giorno, questa domanda è ancora più viva. 1. Il cuore dello stoicismo. Lo stoicismo nasce in un'epoca lontana, tra le colonne di Atene e le piazze di Roma. Eppure è attuale come non mai. Perché? Perché parla di noi, delle nostre emozioni, dei nostri limiti, ma anche di quel potere segreto che possiamo risvegliare. Per uno stoico, la vera libertà non è fare quello che vuoi, è volere quello che fai. È riconoscere che non puoi controllare il mondo, ma puoi controllare come lo interpreti. Epitteto, uno degli stoici più amati, era uno schiavo eppure diceva: Non sono le cose in sé a turbare gli uomini, ma le opinioni che essi hanno di quelle cose. Pensa a quanta verità c'è in questa frase. Non è l'insulto di qualcuno a ferirti, ma quello che quell'insulto risveglia dentro di te. Non è l'ostacolo a schiacciarti, ma il tuo giudizio su quell'ostacolo. 2. Capire le emozioni. Lo stoicismo non ci chiede di diventare statue di marmo. Non significa reprimere la rabbia, il dolore, la paura. Significa accoglierli, guardarli in faccia e chiedersi: da dove vengono? Cosa vogliono insegnarmi? Marco Aurelio, imperatore e filosofo, scriveva nei suoi pensieri: Se sei afflitto da qualcosa di esterno, il dolore non è dovuto alla cosa stessa, ma alla tua stima di essa. E tu hai il potere di cancellare questa stima. Prova a pensarci. Quante volte sei stato schiavo di un'emozione non perché fosse troppo forte, ma perché l'hai nutrita giorno dopo giorno? 3. Gli strumenti stoici. Gli stoici ci hanno lasciato 3 strumenti potenti per affrontare le emozioni: la dicotomia del controllo, la visualizzazione negativa e l'auto-osservazione. La prima ci invita a dividere la realtà in 2 categorie: ciò che possiamo controllare e ciò che non possiamo. Possiamo controllare le nostre opinioni, le nostre azioni, le nostre reazioni. Non possiamo controllare gli altri, il tempo o il destino. E allora, quando l'ansia comincia a montare, domandiamoci con lucidità: questo rientra nel mio controllo? Se la risposta è sì, allora possiamo agire. Se è no, è tempo di lasciare andare. La visualizzazione negativa, invece, consiste nel prepararsi mentalmente agli scenari peggiori, non per cadere nello sconforto, ma per imparare ad apprezzare di più ciò che abbiamo nel presente. Immaginare la perdita, l'ostacolo, la sconfitta non serve a deprimersi, ma a rafforzarsi. E quando quegli eventi si manifestano, non ci colgono impreparati. Infine c'è l'auto-osservazione. Osservare i pensieri che attraversano la nostra mente come se fossero nuvole nel cielo, senza giudicarli, senza aggrapparsi, lasciandoli semplicemente passare. Chiediamoci: questo pensiero mi aiuta o mi fa soffrire di più? Questa domanda, semplice ma incisiva, può cambiare radicalmente la qualità della nostra esperienza interiore. 4. Esempio moderno. Immagina Giulia, una donna che lavora in un ufficio caotico, con colleghi difficili e scadenze impossibili. Un giorno riceve una critica molto dura, proprio davanti a tutti. La rabbia comincia a salire, le brucia il viso, le tremano le mani. Ma Giulia è abituata a riflettere. Si ferma, respira e si ripete dentro di sé: non è la critica a farmi male, è la mia opinione su di essa. Si chiede: posso controllare le parole del mio capo? Sicuro che no. Posso controllare la mia reazione? Sì. Decide così di trasformare quella critica in uno stimolo per migliorare e non lascia che un momento di imbarazzo la definisca. Invece di alimentare la rabbia, sceglie di trasformarla in disciplina. 5. Emozioni come maestri. Le emozioni, se le sappiamo ascoltare, sono grandi maestri. La rabbia ci mostra dove mettiamo i nostri confini. La paura ci rivela ciò a cui teniamo di più. La tristezza ci svela ciò che amiamo. Per uno stoico, ogni emozione è una guida, non un nemico. E come diceva Seneca, soffriamo più per l'immaginazione che per la realtà.
Imparare a distinguere ciò che è reale da ciò che ci raccontiamo nella mente è una delle chiavi per vivere con più leggerezza. 6. Praticare ogni giorno. Lo stoicismo non è una teoria da discutere a tavola, è una pratica quotidiana, una disciplina dell'anima. Ogni mattina possiamo domandarci: cosa può accadere oggi? Chi potrebbe turbarmi? Sono pronto. E ogni sera possiamo riflettere con onestà: come ho reagito? Ho controllato ciò che potevo. Non conta quante volte cadiamo, ma quanto siamo disposti a rialzarci e a ricominciare con consapevolezza. È la pratica che rafforza il cuore, giorno dopo giorno. 7. Una vita più leggera. In un mondo che ci spinge costantemente a reagire d'impulso, la mente stoica diventa un rifugio. Ma non un rifugio per fuggire dalle emozioni, un rifugio per viverle con padronanza. Quando comprendi che hai sempre il potere di scegliere la tua risposta, anche la tempesta più feroce può diventare navigabile. E con il tempo impari a non temere più il vento, ma a usarlo per andare più lontano. E ora, tocca a te. Qual è l'emozione che più spesso ti domina? È la rabbia? L'ansia? La paura di perdere qualcosa o qualcuno? Scrivilo nei commenti. Racconta la tua esperienza. Potrebbe essere proprio quella la chiave che aiuta qualcun altro a trovare un varco nella propria oscurità. E ricordati sempre: le emozioni non sono catene, sono ponti. Se impari ad attraversarli, ti conducono a un luogo più vero, più profondo, più tuo. Se questo video ti è stato utile, lascia un like, iscriviti al canale Resilienza Luci nell'Ombra e attiva la campanella per non perdere altri contenuti su stoicismo, psicologia e trasformazione interiore. Siamo luci nell'ombra, insieme.